Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme, dopo tantissime richieste, un paio di sandali per maschietto. Prossimamente arriveranno anche quelle per femminuccia, quindi cercherò in qualche modo di accontentarvi. Piano piano vi accontenterò tutti. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. In più sono anche su TikTok, quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 blu, cotone numero 5 bianco per le rifiniture, un bottoncino per la chiusura. Lavorerò con uncinetto numero 1,75 e avrò bisogno un paio di forbici. Avremo bisogno inoltre di un paio di solettine, quindi in tutto per formare un paio di scarpette ne dobbiamo fare 4. Vi lascio il link di riferimento del tutorial della solettina e ora procederemo già alla realizzazione della scarpetta. Allora, una la poseremo perché ci servirà alla fine di tutta la lavorazione e inizieremo la lavorazione con una sola solettina. Quindi prendiamo la solettina e la giriamo a rovescio. Prendiamo qui la parte centrale che, se vi ricordate bene, è formata le due coppie di punti alti, così. Quindi qui da queste due coppie dobbiamo andare la metà del dei due punti alti nello stesso punto e da questa parte pure. Quindi dobbiamo contare nella parte centrale 8 punti, partendo dai due centrali, uno da una parte, uno dall'altro, uno da una parte e uno dall'altro. Quindi iniziamo la nostra lavorazione. Prendiamo da questa parte, dall'appunto centrale ci spostiamo di 1 e 2, quindi andiamo nella metà di questo punto insieme e andiamo nella costina dietro questa. Dobbiamo lavorarci la costina dietro. Facciamo un cappietto prima nel filo, quindi facciamo un cappietto, lo stringiamo, entriamo nella costina e ci tiriamo, prendiamo il cappietto e ce lo tiriamo all'interno. Qui facciamo una catenella e un punto basso nello stesso punto. Ci lavoriamo la seconda, quindi il secondo punto basso, lavoriamo il terzo, il quarto, il quinto, sesto, settimo e ottavo, quindi 8 punti bassi. Come avete visto, qui abbiamo iniziato dal secondo punto del punto raggruppato e abbiamo terminato sempre nel primo punto del punto raggruppato, quindi sono 8 punti centrali. Giriamo il lavoro senza fare la catenella.
entriamo direttamente nella prima maglia e facciamo sempre, ripetiamo, 8 punti bassi. Questo lo dobbiamo fare in un totale di 4 volte, quindi dobbiamo fare 4 giri di andata e ritorno di 8 punti bassi, sempre senza fare la catenella per voltare. Voltiamo il lavoro e direttamente partiamo a fare il punto basso. Voltiamo il lavoro, ricominciamo dal primo punto, sempre 8 punti bassi. Quindi facciamo i nostri 4 righe, ci rivediamo alla quarta riga. Fatte le nostre 4 righe, voltiamo il lavoro, entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione e facciamo un punto basso. Entriamo nel secondo, prendiamo il filo, nel terzo prendiamo il filo e facciamo una diminuzione e chiudiamo insieme. Quindi abbiamo fatto il primo e qui contiamo il secondo. Entriamo nel punto successivo, facciamo il terzo punto, facciamo il quarto. Ora qui facciamo un'altra diminuzione, quindi prendiamo il filo e chiudiamo insieme. Quindi abbiamo ottenuto il quinto punto. Entriamo nell'ultimo punto e facciamo il sesto punto. Quindi abbiamo fatto 2 diminuzioni nel secondo e terzo punto e nel penultimo e terzultimo punto, e siamo arrivati ad ottenere 6 punti bassi. Voltiamo il lavoro e qui abbiamo fatto il primo giro di 6 punti bassi, ne dobbiamo fare altri 3, quindi dobbiamo fare 4 righe di 6 punti bassi. Fatti i nostri, riepiloghiamo 4 righe di 8 punti bassi e 4 righe di 6 punti bassi dopo aver fatto 2 diminuzioni, qui possiamo tagliare il filo. Facciamo passare il filo nel cappietto e stringiamo per bene, quindi lo affranchiamo. Facciamo passare il filo nella lavorazione in qualche punto, così lo possiamo tagliare. Ok, e lo tagliamo. Ora dobbiamo ricominciare a fare queste parti laterali. Prendiamo il cotone, facciamo sempre un cappiettino, così, entriamo, mettiamo la parte dritta in vista e contiamo. Questa è l'ultima lavorata e contiamo 1, 2, 3. Nella quarta costina, quella proprio della base, quindi la costina interna, diciamo, dobbiamo entrare con l'uncinetto, facciamo passare il nostro cappietto e qui ci lavoriamo 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ci agganciamo al primo punto della nostra lavorazione, quindi facciamo una maglia bassa, ci lavoriamo le 6 maglie basse, quindi la seconda, la terza, la quarta, la quinta,
e la sesta, e qua ripartiamo e facciamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. Prendiamo da questa parte la lavorazione, contiamo, questo è l'ultimo punto lavorato, 1, 2, 3, nella quarta, sempre nella solina della base, facciamo una maglia bassissima. Ora entriamo nella solina seguente, sempre con maglia bassissima, e voltiamo il lavoro. Entriamo direttamente nella prima catenella facendo una maglia bassa, facciamo una maglia bassa per ogni catenella, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Poi ci lavoriamo le 6 maglie basse della lavorazione precedente, 2, 3, 4, 5 e 6, e poi ci lavoriamo una maglia bassa per ogni catenella fino ad arrivare alla fine. Quindi entriamo nella prima catenella che abbiamo a disposizione, 2, 3, 4, 5 e 6 nell'ultima catenella e 6. Entriamo direttamente nella solina successiva, sempre quella interna, ci prendiamo il filo e lo facciamo passare, poi entriamo in quella successiva, facciamo sempre una maglia bassissima e voltiamo il lavoro. E qui dobbiamo iniziare a lavorare direttamente dalla prima maglia bassa, facendo quindi sempre 6 maglie basse, le 6 maglie basse centrali e le 6 maglie basse laterali fino ad arrivare dall'altra parte. Arrivati qui alla fine, entriamo nella solina prendendo la solina successiva e ci chiudiamo con maglia bassissima, e abbiamo terminato il secondo giro. Ora ne dobbiamo fare l'ultimo, quindi entriamo nella solina successiva, maglia bassissima, giriamo il lavoro e ci lavoriamo sempre maglia bassa su maglia bassa, quindi senza fare né aumenti né diminuzioni. Quindi ci lavoriamo le 6 maglie basse laterali, le 6 centrali e le altre 6 laterali. Arrivati qui alla fine, ci agganciamo sempre nella solina successiva e ci chiudiamo con maglia bassissima, e abbiamo terminato la prima parte della lavorazione. Ora qui possiamo tagliare il filo, agganciarlo, fare passare il filo nella parte inferiore della nostra solettina e agganciarlo a qualche filo. L'importante è che non si vede nella parte superiore, quindi a qualche filo che c'è qui lo agganciamo. Non vi preoccupate di questa situazione perché poi verrà messa nella parte di sotto appunto l'altra solettina, quindi lo facciamo passare in più fili anche perché poi verrà fermato dall'altra lavorazione. Tagliamo il filo, e continuiamo la lavorazione della nostra scarpetta sempre dell'altra striscia.
prepariamo sempre un cappietto, andiamo nella lavorazione e qui nella solettina contiamo. Questa è l'ultima maglia lavorata, contiamo 1 2 3, sempre nel quarto entriamo e ci tiriamo il cappiettino. Ci lavoriamo qui 8 catenelle, 2 3 4 5 6 7 e 8. Ci agganciamo alla lavorazione, quindi qua se non vi regolate e non avete messo magari un marcapunti, contate 1 2 3 4, quindi 1 2 3 4 5 6, quindi entrate nella settima maglia bassa, facendo sempre una maglia bassa, e qui ci lavoriamo le 6 maglie basse, 2 3 4 5 e 6. Qui ripetiamo 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Andiamo da quest'altra parte, questo è l'ultimo punto lavorato, facciamo 1 2 3, entrate sempre nella solina del quarto punto e vi chiudete con maglia bassissima, rientrate con maglia bassissima, voltiamo il lavoro e rifacciamo la stessa lavorazione. Dobbiamo fare 3 righe di maglie basse, facendo sempre, muovendoci con la lavorazione con il punto bassissimo. Quindi abbiamo lavorato la prima maglia bassa, 2 3 4 5 5 6 7 e 8. Entriamo nella maglia bassa e ci lavoriamo 6 maglie basse, 3 4 5 e 6. Qui facciamo la stessa cosa, ci lavoriamo 8 maglie basse, quindi sempre prendendo la catenella per come si presenta. Arrivata qui all'ultimo punto, mi aggancio nella solina successiva e mi chiudo con maglia bassissima. Mi aggancio a quella successiva, alla prossima, con maglia bassissima, volto il lavoro e qui lavoro sempre punto su punto, sempre le 8 maglie basse, le 6 maglie basse centrali e le 8 maglie basse. Arrivati qui alla fine, mi aggancio sempre con maglia bassissima e facciamo l'ultima riga. Prendo con maglia bassissima l'altra solina e per l'ultima volta ripasso a maglie basse tutta la mia lavorazione fino ad arrivare dall'altra parte. Arrivati qui alla fine, ci agganciamo nella solina successiva con maglia bassissima e possiamo tagliare il filo. Abbiamo terminato questa parte di lavorazione, quindi tagliamo il filo, scusate, lo agganciamo come abbiamo fatto dall'altra parte e abbiamo terminato la lavorazione della parte
davanti della scarpetta. Come vedete sono uguali. Ora ci riagganciamo nella parte centrale e ci dobbiamo lavorare tutto questo bordino che poi verrà girato. Quindi prendiamo il filo, poi questi fili in eccesso comunque li leveremo, li faremo sparire. Qui per agganciarci facciamo sempre il nostro cappietto, possiamo contare 1 2 3 4 5 6 7 8 e ci agganciamo al nono punto. Quindi contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 al nono punto. Prendiamo la solina, ce la portiamo dentro, facciamo una catenella e una maglia bassa e ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia, quindi 3 4 5 e 6 per le maglie appunto che abbiamo centrali. Voltiamo il lavoro senza fare la catenella, entriamo nel primo punto e facciamo sempre, ripetiamo le 6 maglie basse, quindi facciamo il secondo giro. In tutto dobbiamo fare 16 righe di andata e ritorno di 6 maglie basse, quindi ci rialziamo per 16 righe e ci rivediamo alla fine. Fatte le nostre 16 righe di maglia bassa, come vedete, guardate, arriva, supera quasi la base, quindi per rendervi conto anche voi, possiamo tagliare il filo. Lo agganciamo e lo stringiamo per bene. Ora dovremo fare la decorazione col bianco prima di procedere per fare l'altro pezzo. Quindi prendiamo il bianco, facciamo un cappietto, lo stringiamo, entriamo qui nel primo punto della base e lo entriamo all'interno. Guardate un po', vediamo se riesco a farvi vedere come fare. Quindi prendiamo il cappietto, lo entriamo all'interno della scarpetta, lo facciamo passare, lo prendiamo con l'uncinetto e lo facciamo passare davanti. Quindi noi ci sistemiamo col filo all'interno, così, quindi lo teniamo con il dito e cominciamo ad entrare nei punti tenendo il filo e prendendolo all'interno e facendolo passare esternamente, così, direttamente esternamente nel cappietto. Poi lo sistemeremo meglio nella codina. Io non ho tagliato i puntini, i fili, però potete farlo lo stesso. Entriamo e lo facciamo passare all'interno, cioè facciamo tutta la lavorazione
per tutti i giri che abbiamo fatto. Quindi entriamo per ogni punto, diciamo inizio delle maglie basse d'inizio che abbiamo. Quindi prendiamo il filo e lo facciamo passare esternamente, prendiamo il filo all'interno, lo prendiamo così e lo facciamo passare direttamente nella solina. Qui camminiamo sempre dritti, quindi dobbiamo tenere conto dei 6 punti iniziali, però vi verrà facile perché i punti sono tutti uno sopra l'altro. Quindi entriamo, prendiamo il filo, vi volevo far vedere meglio il passaggio, lo portiamo direttamente dentro la solina. Quindi dobbiamo passare così, lavorarci così tutto questo pezzo. Saliamo per tutti i punti bassi che abbiamo fatto, quindi per tutta la nostra lavorazione, e poi riscendiamo dall'altra parte. Prendiamo il filo, qua facciamo passare all'interno direttamente così, e qui facciamo la stessa cosa. Quindi ci lavoriamo questo tipo di lavorazione che poi ci servirà da decorazione della scarpetta stessa. A partire così giriamo qui e riscendiamo. Ora ci rivediamo quando arriviamo a questo punto, perché qui punto su punto, anche qui nella base, cioè quando arriviamo qui sopra. Ora lo facciamo insieme fino a quando arriviamo sopra. Qui arrivati quasi alla base, cioè alla parte alta, entriamo nel punto e qui giriamo e ci lavoriamo i punti così come si presentano, così. Quindi la lavorazione tenderà a girare un pochino, a fare il bordino. La stessa cosa facciamo dall'altra parte, e quindi riscendiamo e ci vediamo in questo punto. Magari è più difficoltoso a farlo, però vi assicuro che inserendo il dito vi verrà semplice, non è proprio complicatissimo. Arrivati a questo punto, portatevi un po' di filo all'interno. So che è un pochino complicato a spiegare. Lo tenete e continuate la lavorazione prendendo il filo stesso, così. Quindi vi dovete aiutare tantissimo con le dita, in questo caso con il dito che avete all'interno, per poter tenervi il filo così da poterlo prendere. Quindi vi conviene sempre, ecco, inserirlo così sopra il dito, e quindi saprete dove andare a prendere il filo, dove trovarlo. Un attimino, ecco.
e continuate fino ad arrivare alla fine. Vi volevo far vedere solamente come fare, perché sembra un po' complicato, però ci riuscirete, va. Un pochino fastidioso come tipo di lavorazione, però non impossibile, ecco. Arrivati qui nella parte finale, quindi siamo entrati nello stesso punto da dove abbiamo iniziato, possiamo tagliare il filo e quindi possiamo anche tagliare tutti i fili in eccesso, li appuntiamo per bene e possiamo iniziare la lavorazione del tallone. Questo ovviamente verrà cucito qui nell'estremità, quindi lo dobbiamo mettere proprio alla base, così, e qui col lago lo cuciremo. Come vedete rimarrà il foro dove poi passerà la striscetta per poi fare la chiusura. Quindi tagliamo il filo, tagliamo i fili in eccesso e cuciamo questo pezzo fino ad ottenere il nostro foro di entrata. Levati i fili in eccesso e cucito questo pezzettino, guardate, abbiamo la parte davanti della scarpetta che, come vedete, sono perfettamente uguali. Ora dobbiamo fare la parte dietro. Come sapete, per le scarpine la chiusura una va da una parte e l'altra va dall'altra. Quindi per lavorare questa qui io sono partita precisamente dalla parte dritta, quindi sono partita da questo punto e ho lavorato in giri di andata e ritorno. Quindi vi posso dire che mettendo la scarpina così sono partita dalla mia destra. Per lavorare invece questa partiremo dall'altra parte, quindi di conseguenza la chiusura mi verrà dall'altra parte, quindi non farò diciamo lavorazioni particolari per poter fare la linguina di chiusura. Quindi in questo caso partirò da qui, quindi mi lavorerò diciamo l'interno, dopodiché farò in giri di andata e ritorno. Quindi riprendiamo la lavorazione da questa parte, quindi una l'ho iniziata dalla destra, una la inizierò dalla sinistra, per farvi capire solamente il meccanismo. Quindi ora prendiamo il cotone, facciamo sempre la nostra asolina, la stringiamo e qui calcoliamo come dobbiamo procedere. Quindi anche se volete fare una scarpetta più grande, io vi consiglio di utilizzare questo metodo. Allora prendiamo la base e nella base vediamo che c'è, questi sono i punti alti che sono stati fatti insieme, quindi i punti alti fatti proprio nel tallone. Da questo punto alto dobbiamo contare 1 2 3 4, al quinto punto ci agganciamo, in questo caso sempre nella parte, nella solina scusate, superiore, perché mi deve restare libera la solina di sotto, quindi mi aggancio alla solina superiore, prendo il cappietto e me lo tiro all'interno. Faccio una catenella, rientro nello stesso punto e mi faccio una maglia bassa e qui lavoro una maglia bassa sempre nella solina, quella là praticamente la prima che trovo, quindi lascio libera la solina inferiore. In questo caso qua non si vede perché ho fatto l'aggancio, però la solina questa qua è esterna, mentre dall'altra parte
la scarpetta, quella lì, mi sono agganciata alla solina posteriore. L'importante è che voi capiate che deve restare libera la solina esterna nella nostra lavorazione, quindi vi verrà semplice poi capire il meccanismo. Quindi ci lavoriamo dei punti bassi. Ho lavorato 24 maglie basse e sono arrivata dall'altra parte nello stesso punto, quindi una catenella, volto il lavoro e mi lavoro, entro nella primissima maglia proprio che mi ritrovo e mi lavoro un altro giro di maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante. Arrivati all'ultimo punto mi rialzo sempre con una catenella, volto il lavoro, prendo il filo sull'uncinetto e faccio un giro di mezze maglie alte, quindi una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. Arrivati alla fine mi rialzo sempre con una catenella, volto il lavoro, rientro nel primissimo punto facendo delle maglie basse, quindi ora facciamo un giro di maglie basse. Fatto il giro di maglie basse, ci rialziamo con una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo un altro giro di mezze maglie alte. Quindi una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. Se vedete che in base il cotone, in base la mano di lavorazione, qui voi avete una lavorazione più larga, potete procedere nella parte centrale con una diminuzione. Non è il mio caso perché in base alla lavorazione, in base al cotone e in base all'uncinetto che sto utilizzando mi sta avvenendo comunque una lavorazione che non mi richiede la diminuzione, però giustamente ogni mano è a sé e ogni giustamente filato è a sé. Arrivati alla fine, una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante. Arrivati qui alla fine del giro, dobbiamo proseguire, finito il giro di maglie basse, facendo 20 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fatte le 20 catenelle, ne aggiungiamo 2 e ora dobbiamo ritornare indietro. Prendiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3 ed entriamo nella quarta catenella facendo una maglia alta. Quindi ci lavoriamo una maglia alta per ogni catenella e in questo modo ci darà la possibilità di inserire il bottoncino senza fare ulteriori buchetti, perché nelle maglie, proprio nelle maglie alte, poi inseriremo il bottoncino. Arrivati qui alla fine ci lavoriamo le catenelle, che io l'ho lavorate dal dritto. Qui guardate, mi fa l'ultima catenella, mi si piega un pochino, la prendo, faccio la maglia alta e poi mi aggancio direttamente al primo punto facendo la maglia alta. Come vedete la lavorazione risulta perfetta. Ci lavoriamo una maglia alta per ogni maglia che abbiamo a disposizione fino ad arrivare alla fine.
arrivati alla fine della lavorazione, possiamo tagliare il filo, agganciamo e come vedete la nostra linguina ci è venuta all'incontrario. Vi faccio solo vedere, è venuta da questa parte, mentre questa è da questa. Ora prendiamo il cotone bianco e lo ripassiamo con maglie bassissime tutto il contorno. Quindi partiamo lavorandoci sempre dal dritto, quindi partiamo da questa parte, quindi non dalla parte della linguina, entriamo nel primissimo punto, prendiamo il filo, facciamo una catenella e poi qui cerchiamo di prendere le asoline e facciamo delle maglie bassissime, quindi di prendere le asoline laterali, così, facendo maglie bassissime. Quindi ci rialziamo per tutto l'altezza della scarpetta, così, arriviamo al punto dove abbiamo appunto chiuso il filo e ci lavoriamo tutto il contorno, sempre a maglie bassissime. Quindi ci ripassiamo anche tutta la linguina che abbiamo fatto, così. Arrivati qua nella parte della linguina, entriamo direttamente nelle catenelle che abbiamo lasciato per poter fare la nostra lavorazione, quindi la nostra prima maglia alta, e poi entriamo nelle asoline, queste qua esterne, facendo sempre maglie bassissime. Prendiamo tutte le asoline così e continuiamo fino ad arrivare qui alla fine. Dopo aver finito di contornare tutta la scarpetta, qui ci chiudiamo nel punto finale e possiamo tagliare il filo. Lo agganciamo, quindi facciamo un nodino, ok, e abbiamo ottenuto questo risultato. Questa poi verrà passata qui all'interno, come abbiamo fatto con l'altra, e qui verrà inserito il bottoncino. Come vedete abbiamo formato la nostra scarpetta. Diciamo che poi ora si deve solo modellare e sistemare, tagliare tutti i fili. Quindi ora ci possiamo dedicare alla solettina. Quindi prima ancora di applicare il bottoncino giriamo la scarpetta, qui andiamo a prendere l'altra solettina, questo è il rovescio della scarpetta e questo qua dobbiamo mettere rovescio su rovescio. Per dare più, diciamo, consistenza e per aderire meglio, quindi per essere più compatta la solettina, io ho, diciamo, applicato della colla per tessuti. Praticamente ho questa che ho acquistato tempo fa alla Tessiland
è adatta appunto proprio per i tessuti. Quindi ho applicato questa colla, ho attaccato precisamente, stando molto attenta che coincidano tutti i punti, quindi applicata per bene la solettina, dopodiché insieme inizieremo il contorno, perché faremo sempre il bordino all'uncinetto. Quindi applicate della colla, attaccate la solettina. Dico, questo passaggio potete anche evitarlo se volete o non avete colla per tessuti. La colla a caldo non è assolutamente consigliata, anche perché sono delle scarpine per bimbi e quindi l'interno si rovinerebbe. L'attacchiamo per bene e poi procediamo alla, diciamo, all'unione fatta all'uncinetto. Dopo aver inserito la colla, quindi se voi ci fate caso, io nel bordino qui non ne ho messa, perché ora mi serve comunque per devo fare la cucitura. L'ho inserita di più per solidificare, per diciamo modellare meglio la parte interna, quindi non si creano poi quelle fastidiose bombature quando poi si applicano due solettine insieme. Quindi possiamo partire alla cucitura, perché alla fine la cucitura vera e propria delle due solette noi la faremo sempre all'uncinetto. Quindi parto da una parte e dall'altra, prendendo tutti e due i punti, mi tiro il filo, entro nell'altro punto e lo tiro all'interno. Quindi mi faccio delle maglie bassissime, prendendo e unendo così le due estremità, così. Quindi mi lavoro maglie bassissime, prendendo la costina esterna, quella non lavorata, se vi ricordate che abbiamo lasciato, e il punto sottostante. Quindi lavoriamo prendendo la costina che abbiamo, diciamo, lasciato durante tutta la lavorazione della scarpetta. Qui invece la prendo direttamente tutta, dove non c'è la lavorazione. Quindi proseguo così, facendo dei punti bassissimi, prendendo e quindi unendo le due parti. Arrivati qui all'ultimo punto, quindi al primo punto che abbiamo fatto, rientriamo nello stesso punto e facciamo sempre l'ultima asolina. E abbiamo terminato di contornare la nostra scarpetta. Qui abbiamo fatto, ora poi la sistemeremo per bene e quindi prenderà la sua forma come l'altra. La scarpetta è pronta, ho inserito anche il bottoncino, quindi l'abbiamo rifinita come l'altra, quindi le possiamo mettere a confronto. Come vedete, le chiusure sono una da una parte e una dall'altra e le scarpette sono perfettamente uguali. Quindi il video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.